Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale di Ferrovie Miniature, io sono Joe. Ragazzi, in questo video andiamo a complicarci la vita proseguendo con il nostro modulo. Prima di cominciare questo video vi ricordo, se non avete visto quello precedente di cui ho fatto vedere la variante che andremo a fare in questa zona del modulo, trovate il link qua sotto per andarla a vedere. E ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella, lasciate un like se questo video vi sarà piaciuto e soprattutto condividetelo su tutti i vostri social. La situazione è questa, quindi avevamo fatto appunto una modifica, vi ricordate, ho dovuto sollevare tutto quello che avevamo fatto qui e ora abbiamo ordinatamente messo tutto quello che siamo riusciti a recuperare. Ora sto preparando appunto dei pezzi di aulite di base per cominciare a entrare in questa zona. Questo modulo ci tengo a precisare che ho deciso di tenerlo tutto unico, anche perché ho controllato che per il trasporto riesco a farlo anche in una sola volta. In realtà erano 3 moduli, 1, 2 e 3, ma in questo caso ho deciso di tenerli unificati, tanto nel furgone ci starà. La complicazione che vi dicevo prima è proprio quella che, ovviamente tra virgolette nel senso ironico, è che noi da questo livello abbiamo deciso che entreremo qua dentro un semi elicoidale, torneremo indietro per salire di quota e andare a ricongiungerci in questa parte alta del modulo, quindi saliremo di un livello, da qui andremo qui. In poche parole ragazzi, abbiamo praticamente 12 cm da spalmare in circa 3 metri di tracciato, perché da quel punto arrivare al punto sopra sono circa 3-4 metri di tracciato. Ovviamente il punto centrale, quindi il fulcro di questo modulo, è questa zona qua, perché questo è il punto, diciamo, per farvelo capire, dove i due livelli si incrociano, quindi sostanzialmente questa linea passerà sopra di questa che arriva da lì, quindi passerà qua sotto, farà il giro, prenderà quota e salirà qua sopra per andare a ricongiungersi lì. Quindi il problema sarà sostanzialmente qui, nel senso che in questo punto del plastico dovremmo viaggiare ancora a livello 0, cioè dove siamo adesso. Da qui in poi prenderemo quota in questo semi elicoidale. Salendo di quota abbiamo appunto tempo da qui più o meno qui di trovare i 12 cm di altezza. Quindi il problema non sarà solo di taglio di flessibili, ma a un certo punto dovremo prepararci delle dime di legno di pioppo che andremo a tagliare da 1 centimetro già qua alle tavole e faremo appunto tutte le zone curve per andare, diciamo, a ottimizzare tutto il taglio per non sprecare ulteriore legno. Faremo proprio la dima di questo semi elicoidale, che come cazzo la faccio non lo so, però va bene. Quindi per capirci ragazzi, qua ho simulato il raggio R3 che vado a utilizzare per il semi elicoidale che arriverà qua. Quello interno ovviamente che non vedete è l'R2. Ho usato R3 proprio perché vedete siamo proprio al pelo come apertura, altrimenti se avessimo usato l'R4 saremmo andati troppo a ridosso di questa zona della stazione. Quello appunto è l'inizio del piano 0 e in questo punto qui siamo, diciamo, nel sottopassaggio, nel ponte, e da qui poi possiamo cominciare a sollevarci. In realtà è proprio da questo punto che inizia l'elicoidale, no? Quindi da qui cominciamo a prendere quota salendo e saliamo sopra, trovandoci poi in questo punto esattamente con 12 cm d'altezza. E ora per farlo dovremo costruirci comunque subito una dima di semi elicoidale. Se vi state chiedendo perché lo chiamo semi elicoidale, è perché non è un elicoidale, nel senso che l'elicoidale è un cerchio completo su se stesso. Questo è un semi elicoidale che inizia e a un certo punto, quindi a circa 3/4, diventa dritto e quindi perde il suo cerchio. Sostanzialmente chiamiamola rampa di salita. Quindi adesso ci occorre del legno di pioppo da 1 centimetro. Andiamo a farci un giro del grande magazzino di Joe per capire se abbiamo del legno a disposizione. Oh, guarda lì. Beh, scherzo raga. Abbiamo qua ovviamente del legno di pioppo da 1 centimetro che avevo comprato poco prima di Pasqua, e poi qua vi ricordate questo plastico pronto per la scala N? Questo lo cominceremo quando avremo terminato questo, oppure vedremo. Comunque adesso prendiamo uno di questi pannelli qui che ci consentono proprio di fare la creazione di questo semi elicoidale. Ok, pannello e la nostra dima. Ve la ricordate la dima? Chi non l'ha vista l'avevo fatta in un video autocostruita. Abbiamo la versione scala H0 Pico e dall'altra parte abbiamo la versione Trix scala N. Quello che ci interessa oggi è Pico, quindi da qui andiamo a prendere i nostri raggi e abbiamo bisogno di lavorare con l'R2
e l'R3. Allora, per cercare di avere meno scarto possibile, andiamo nella parte finale, e quindi stando sui bordi della rampa, e mettiamo l'R3 proprio in prossimità della fine, dandogli ovviamente quei 3-4 cm di, diciamo, di spazio per l'appoggio sui pilastri di sostenimento. Vi spiego meglio: questo è l'R3 fatto con dei binari R3, ok? E devo trovare appunto lo spazio adatto per il taglio senza avere sprechi. Cerchiamo di metterlo esatto, questo proprio mezzeria, e vedete che siamo proprio al pelo, ragazzi, quindi siamo proprio al pelo con gli spazi, ma dobbiamo comunque sfruttarli. Ci siamo, più o meno la stessa misura. Quindi questo è il centro e questo è lo spazio che andiamo a lasciare. Quindi da qui questa sarà la mezzeria del punto dell'R3. Facciamo un punto qui e di conseguenza verrà fuori in automatico l'R2 e blocchiamo il punto 0 per tenere ferma la dima. Prima di fare questo tracciato con la matita sapete subito che non abbiamo proprio grande spazio, quindi abbiamo dovuto comunque mettere ai minimi termini ed avere un R3 che non è proprio un R3, perché su questo lato andiamo un po' a stringere. Ovviamente io uso i flessibili e quindi non ho nessun tipo di problema, ma anche con questi riusciamo a farlo. Quindi preferisco tenere già il binario appoggiato sopra e andare a fare una dima esterna con la penna proprio per il taglio, per capire qual è il taglio esterno che devo fare. Quindi per fare questo andiamo a bloccare momentaneamente i binari che ci sono appoggiati per avere un'idea. Ok, più o meno bloccato l'R3. A questo punto direi di fare anche l'R2 interno, così facciamo dopo direttamente la dima del taglio esterno e del taglio interno. Andiamo quindi a bloccare anche l'R2. Ok, in poche parole quello che dobbiamo ottenere è questo. Vedete, ho appoggiato nella zona in cui andremo a metterlo una volta tagliato il nostro semi-liquidale. Partenza da qui, saliamo e vedete qui ho già sollevato la quota per farvi capire, per arrivare a mantenere più o meno questi 12 cm di altezza. Vedete? Ora quello che ci rimane è di tratteggiare la linea di taglio sia esterna che internamente e cominciare a bloccarlo in modo tale che dopo sappiamo come fare ad andare a collegarci dal piano 0 e arrivare su questo piano. Abbiamo riposizionato nuovamente la dima come prima e messo già sul pennarello, che non, ecco il pennarello che vedete qui, per andare a tracciare sull'R3. In questo caso adesso andiamo a appoggiare qua il pennarello, così segnerà quello che è il tracciato esterno. Partiamo, let's go. Pennarello che fa veramente schifo, però va bene. Vediamo se trovo qualcosa di meglio. Abbiamo ottenuto il taglio, ora possiamo sollevare i binari e tagliare questo pezzo. Ok raga, come potete vedere ho posizionato diciamo la dima dove dovrà andare a essere messa una volta tagliata. Qui ho fatto una linea retta che è la continuazione del tracciato dritto, dove va appunto a inserirsi, diciamo, la tratta. Ok, qua comincia a salire, giriamo e in questo punto cominciamo a creargli già una rotazione da questa parte. Vediamo se riuscite a vederlo. Da questa parte creiamo già la rotazione per cominciare a entrare in diagonale. Quindi ho posizionato già la dima, proseguendo sempre con l'idea dell'R3 mi porto avanti, ok, e mi fermerei qua, e la stessa cosa faccio con l'R2 e mi fermo più o meno qui. Da questo punto qua andiamo dritti perché dobbiamo cominciare appunto a andare in questa direzione, ok, tenendo una diagonale. Io qua sarò un po' più largo e qua cominciamo a, diciamo, a dirigere la tratta verso il ponte. Fatto questo e il disegno è completo, può essere tagliato. Lo scarto lo manteniamo, è sempre utile per fare le rampe. Bordi.
Ok, il taglio è stato completato, ragazzi. Per chi non l'avesse capito, mi sono ancorato con una vitina qua sopra in modo che posso muovermi, vedete, durante il taglio e farlo girare come se fossi appoggiato a un piatto girevole. Il taglio esterno è stato fatto, posso sollevare la rampa e questo ovviamente lo conserviamo perché sono tutti pezzi di ritaglio che possono essere sempre utili per gli scarti, per la costruzione di eventuali. Ok raga, prepariamo l'abilitatore, abbiamo posizionato la dima, quello che dobbiamo ottenere è questo, cioè siamo già a posto, l'abbiamo appoggiata nel punto esatto dove mi interessa appoggiare, lasciando degli spazi lateralmente dove verranno messe ovviamente i pannelli di sostenimento appunto delle montagne, perché qui ovviamente creando questo tipo di salita si andrà a creare ovviamente una montagna, ok? Quindi dovremo poi fare tutta la struttura come abbiamo fatto dall'altra parte. Quello che mi viene in mente di fare adesso è bloccare questo punto perché è sicuramente il punto dove noi ci fermeremo e lo blocchiamo con una vitina autofilettante proprio in mezzo per il momento. La metto in mezzo proprio per far sì che posso muovermi se devo andare a registrare qualcosa finché non l'ho completamente bloccato. E ora andiamo a vedere che cosa succede portando in quota 10 quel pezzo. Ricordiamo che in realtà poi dobbiamo andarci a congiungere al tracciato della stazione alta e la quota da 0, quindi da questo livello all'appoggio del binario, siamo esattamente a 14. In poche parole, qua dobbiamo salire di 10. Per il momento come dima uso del polistirolo, per il momento, giusto per avere un controllo, un test del viaggio dei nostri convogli. Una volta che avremo ottenuto quello che vogliamo ottenere, andremo a bloccare il tutto con il legno. Andiamo a tagliare 9 cm, in quanto 1 centimetro è già questo, quindi di qua e di qua. Così facendo otteniamo esattamente 10. Mettiamone un altro qua sotto di sostegno, momentaneamente vi appoggio questo, ok, e abbiamo creato la rampa per il momento. Così ora metterò altri sostegni. Per il momento il risultato è questo, ok, quello che vedete qua sopra. Volendo possiamo appoggiargli anche i binari. Ok, come potete vedere l'effetto scenico è già comprensibile, quello che accadrà è proprio questo, quindi questa diventerà una rampa e più o meno in questo punto ci sarà appunto il passaggio della parte bassa, quindi si creerà un ponte che va a congiungersi con questa zona qua sotto. Questa è la giusta, diciamo, geometria ed è anche la giusta pendenza per ottenere appunto una percentuale circa del 3-4% per quanto riguarda la salita dei treni. Potete testarlo anche con un vagone. Cosa voglio farvi capire? Che se il vagone quando arriva giù si ribalta vuol dire che la pendenza è troppo alta. Se addirittura tende a fermarsi da solo, la pendenza è perfetta. Si è fermato addirittura. Quindi ragazzi, con questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo proseguimento di questo plastico. Andremo a fare ovviamente la tratta di congiungimento della linea bassa e andremo poi a bloccare effettivamente, testando anche con le locomotive in trazione, la salita e la discesa di questa rampa, andandola a regolare ai minimi dettagli. E vi ricordo sempre ragazzi che se volete supportarmi nel canale trovate il link qua sotto per le donazioni, e da oggi mi hanno attivato anche il cuore. Se voi cliccate sul cuore potete fare una donazione che ovviamente mi aiuta moltissimo in questo settore. Ci vediamo alla prossima ragazzi, vi raccomando iscrivetevi, lasciate like e alla prossima, ciao!